Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Questa lettura di oggi è molto particolare perché utilizzerò anche in sottofondo una frequenza audio creata appositamente a 11.111 Hz, che è questa. Quindi consiglio di fare questo interattivo utilizzando gli auricolari e vediamo con i tarocchi delle cose che devo dirti, ma anche una previsione. E sai che un interattivo come tale va considerato se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione, perché è destinato ad arrivarti in questo momento. Utilizziamo 3 mazzi, per la variante numero 1 mettiamo la piuma che simboleggia i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. Variante numero 2 con l'anello che rappresenta il sentimento. Per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la nota musicale che simboleggia l'armonia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto perché subito dopo la sigla sentirai delle cose con i tarocchi, la scrittura e questa frequenza 11.111 Hz. Cuoricini, cuoricine, abracadabra! Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra! Piuma, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e una previsione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, piuma. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la piuma. Chi è la piuma? Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è la piuma. Questa lettura parlerà di affetto o sentimenti. Qua si tratta di una persona molto familiare a te, può essere un amore romantico, ma anche una persona di famiglia, vedo, I tuoi numeri spirituali sono il 17 e il 37. Vai a cercare questi 2 numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di liberare i blocchi, numeri 17 e 37. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Piuma. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno l'iniziale del nome o del cognome, con la lettera D, P, V, C e lettera R, oppure potresti essere tu. Qui ci sono segni di fuoco e segni d'acqua molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, o di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci. In questo momento tu stai affrontando un cambiamento e grazie a questo vedo che per te le cose stanno cambiando. O un Re di Coppe e un Imperatore, quindi stanno prendendo molto seriamente quello che dici. Ho la sensazione che abbiano cercato di reprimere qualcosa che non volevano affrontare, ma adesso con questo asso di spade sono costretti a farlo, affrontare la verità. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere di te. Traducendo ulteriormente quello che vedo, è come se queste carte volessero dirti che sei sulla strada giusta. Un papa
è un'imperatrice qui. Il tuo atteggiamento è corretto e qui dicono che vedrai presto i risultati. E adesso ti faccio questa previsione. Per alcuni giorni o un periodo sarai un po' demotivato perché con questo 5 di denari e 3 di spade avrai la sensazione che qualcosa stenti a muoversi o decollare, ma vedo che la cosa non dipende da te. Questo vale sia per una relazione o per un progetto lavorativo indipendente che hai iniziato o che vorrai iniziare. Non riuscirai a pensare ad altro fino a che una comunicazione che riceverai sbloccherà una o più situazioni. Riguarda un contratto lavorativo dove si guadagnerà anche bene, oppure la persona di cui ti parlavo prima. C'è un contatto qui che arriva. Riguarda la tua professione con questa regina di denari o una persona coinvolta con questo cavaliere di coppe che si comporterà un pochino più seriamente rispetto a come è sempre fatto finora. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te e adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti dicono. Per la piuma, appeso, temperanza e eremita. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo la tua determinazione è la chiave per superare ogni ostacolo. Anche se io qua ci vedo un atteggiamento un po' di chiusura da parte tua, o comunque rispetto a questa domanda che hai fatto dovresti anche considerare di iniziare a pensare come una regina, quella che ho visto prima, questa regina di denari, perché una regina non ha paura di cadere, perché in questa stesa, in questa risposta che gli arcani maggiori hanno voluto darti, ci vedo anche un po' di titubanza, quindi inizia a pensare come una regina o come un re, perché non dovrei aver paura di cadere e qui la risposta è un sì. Un attimo di pazienza adesso perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti per la piuma, vediamo. Vediamo cosa ti devo dire per la piuma. Vediamo. Qualcuno si è comportato poco bene con te e questa cosa potrebbe averti infastidito molto, molto. Non dare troppo peso, non dare troppo peso. Nei prossimi 14 giorni
Vincerai in qualcosa. Vincerai in qualcosa. E non vedrai l'ora di raccontarlo o farlo sapere a questa persona. Messaggio curioso. Qualcuno si è comportato poco bene con te e questa cosa potrebbe averti infastidito molto. Non dare troppo peso. Nei prossimi 14 giorni vincerai in qualcosa e non vedrai l'ora di raccontarlo o farlo sapere a questa persona. Questo era il messaggio per te, piuma. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Anello, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e una previsione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca. Un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Anello. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è l'Anello. Chi è l'Anello? Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è l'Anello. Vedendo questa prima carta, sento di dirti che le coincidenze non esistono. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 45 e il 91. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di potere della prosperità, abbondanza materiale. Guarda, non a caso, questa prima carta indicava proprio questo e questa me lo conferma. Abbondanza materiale, numeri 45 e 91. Vai a cercare. Vediamo chi sei tu, Anello. Potresti avere persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera M, E, G, U, O e lettera F. Oppure potresti essere tu. Ci sono segni d'aria e segni di terra molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o un segno di terra, un toro capricorno vergine. Tu sei molto attento e preciso, ti ricordi di tutto, in particolare una cosa che ti hanno fatto di recente e non riesci a smettere di pensarci. Qui c'è qualcosa che è successo o che qualcuno ti ha fatto di recente e non riesci a smettere di pensarci. Hai affrontato delle situazioni abbastanza stressanti. Mi parlano di stress qui o ansia anche. Dovresti imparare un po' a controllarla. Stai accettando di fare qualcosa che non senti veramente tuo e pensi che sia tempo sprecato. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere di te. Qui le carte mi stanno dicendo che i tuoi pensieri sono rivolti al passato e al futuro, ma il fatto è che in questo momento sei nel presente e il tempo è prezioso. Se c'è
una situazione che senti bloccata o che non riesci a sbloccare, ricorda che la via d'uscita migliore è sempre attraverso. Vivi nel presente e non nel passato, ma neanche nel futuro. Dove sei adesso? Ci sono tante cose belle intorno a te. In casa hai uno stile tutto tuo e ti sei creato uno spazio per fare qualcosa che ti appassiona e vedo che qui ci passi molto tempo e adesso ti faccio questa previsione, vediamo cosa mi dicono per te. Tra non molto ti riveleranno una cosa importante, qualcuno si confiderà con te e spera nella tua approvazione. Quello che sentirai potrà mandarti un po' in confusione subito, ma poi dovrai scegliere da che parte vuoi stare. Quindi cerca di essere ottimista. Sai, nell'ottimismo c'è magia e nel pessimismo non c'è nulla. Penso che tu mi abbia capita. Qui è qualcosa che semplicemente deve accadere. Alcune parole che ti verranno dette in questa conversazione saranno casa, oppure studio, o un indirizzo, un viaggio o un biglietto. Ti trascineranno in un'esperienza nuova dove ti sentirai perfettamente a tuo agio. È come se tutto questo entrasse a far parte della tua routine, quindi è qualcosa che arriva per restare. Questa volta c'è qualcosa che per te arriva per restare. E questo è quello che mi hanno fatto vedere. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda. Voglio darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda. Per l'anello, vediamo cosa ti dicono. Per l'anello. Carro, imperatore e innamorati. Qui la risposta è un sì. Non a caso, guarda, abbiamo due carte molto simili. La risposta per te è un sì e ti stanno dicendo la tua determinazione ti porterà a fare la scelta giusta. Io qua ci vedo anche dei viaggi, spostamenti, potrebbe anche essere qualcosa che riguarda l'estero, ma la risposta è sì. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per l'anello. Vediamo. Per l'anello. Per l'anello. Darai più importanza ad una cosa che hai sentito di recente. Darai più importanza a una cosa che hai sentito di recente. La persona che te l'ha detta ha fatto la stessa esperienza. Ha fatto la stessa esperienza e puoi considerarla attendibile. Attendibile. Puoi considerarla attendibile. Vi vedo
parlare o mangiare allo stesso tavolo. Messaggio curioso. Darai più importanza ad una cosa che hai sentito di recente. La persona che te l'ha detta ha fatto la stessa esperienza e puoi considerarla attendibile. Vi vedo parlare o mangiare allo stesso tavolo. Questo era il messaggio per te, Anello. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Nota musicale, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e una previsione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, nota musicale, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la nota musicale. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è la nota musicale? Ti vedo in questo momento perfettamente centrato su te stesso o te stessa, con il pieno controllo sui tuoi pensieri. I tuoi numeri spirituali sono il 72 e l'86. Vai a cercare questi due numeri su Google, perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di realizzazione e successo. Numeri 72 e 86. Vai a cercare. Potresti avere persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera I, T, B, A, N, Z e lettera S. Oppure potresti essere tu. Vediamo chi è la nota musicale. Ci sono segni di terra e segni d'acqua qui molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Qui mi fanno vedere che in questo momento stai tergiversando un po' in una situazione, come se ti trovassi ad un bivio e non sai se arrenderti, cambiare strada, scegliere qualcosa di diverso o andare avanti in qualcosa per cui hai dato veramente tanto. Mi viene da farti una domanda. Scegli di andare avanti con uno slancio positivo e ci sono tutti i presupposti, oppure vuoi dare seguito a questo desiderio di cercare altrove qualcosa di nuovo o sperimentare nella tua vita qualcosa di nuovo? Scrivimelo nei commenti, perché io qua ti vedo tergiversare nel non sapere se portare avanti qualcosa per il quale hai dato veramente tanto, può essere nei sentimenti, può essere nel tuo lavoro, oppure andare verso qualcosa di diverso, cambiare strada. Vediamo cosa mi dicono ancora per te. Io ci vedo anche tanto la paura del giudizio. Però con una giustizia e un 10 di denari si tratta di fare ciò che è meglio per te, anche perché nessuno si prende cura di te se non te stesso, questo ricordatelo. In questo momento tu stai cercando di capire e probabilmente si tratta di una persona o di una situazione in riferimento a quel tergiversare o quella scelta di cui ti ho parlato prima. E adesso ti faccio questa previsione, vediamo cosa ti dicono. Per un paio di settimane o giù di lì prenderai il controllo di una situazione e ti daranno anche la possibilità di farlo. Qualcuno si fiderà di te e ti daranno spazio, lo vedo di qui, imperatrice, asso di denari, regina di coppe, asso di bastoni. È come se si presentasse una porta che tu
riesci ad aprire nella maniera giusta, che sia nella tua professione o con una persona, qui ti vengono consegnate delle chiavi e starà a te farne buon uso. Vedo succedere molte cose qui, ti vedo andare avanti, ma una cosa potrebbe non essere del tutto positiva, perché dovrai rivedere o abbandonare qualcosa che è controproducente per te, ma allo stesso tempo potrebbe anche attirarti molto, Magari può essere un'abitudine con questo 10 di spade, qualcosa che hai fatto per anni nello stesso modo, ripetendolo, ma la vedo controproducente. Che cos'è? Lo sai tu. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo cosa ti dicono per la nota musicale. Pensa alla domanda. Per la nota musicale, vediamo cosa rispondono. Forza, innamorati e mago. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che puoi andare avanti, investire anche delle energie in questa cosa rispetto a questa domanda che hai fatto, e vedendo l'insieme di queste tre carte, forza, innamorati e mago, mi viene da dirti che l'ispirazione esiste, ma deve trovarti già al lavoro. Questo lo diceva Picasso, penso che tu mi abbia capita. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti per la nota musicale. Vediamo, per la nota musicale. Cosa riesco a dirti per la nota musicale? Sei molto abile a fare una cosa, ma non la stai valorizzando. Non la stai valorizzando. Ci hai pensato oggi. Ci hai pensato oggi. Nelle prossime settimane ti vedo tornare a fare qualcosa che avevi trascurato. Qualcosa che avevi trascurato. Perché ti darà molta soddisfazione e ne parlerai con qualcuno. Ti vedo parlarne con qualcuno. Messaggio curioso. Sei molto abile a fare una cosa, ma non la stai valorizzando. Ci hai pensato oggi, Nelle prossime settimane ti vedo tornare a fare qualcosa che avevi trascurato, perché ti darà molta soddisfazione e ne parlerai con qualcuno. Questo era il messaggio per te, nota musicale. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita.
Vi auguro un buon proseguimento e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine. Adelante, ciao!